Conosci la sala della guardaroba del Museo di Palazzo Vecchio, comunemente nota come Sala delle Carte Geografiche? È uno scrigno di bellezza prezioso che suscita da sempre la curiosità dei visitatori per l'accuratezza delle carte che raffigurano tutto il mondo conosciuto ai tempi del Granduca Cosimo I e per lo strepitoso globo posto al centro, uno dei più grandi e antichi giunto quasi del tutto intatto fino a noi, che rappresenta il Cosmos in onore proprio di Cosimo. La sala delle carte geografiche, posta al terzo piano, quasi al termine del percorso espositivo, è un connubio di arte e scienza. Pensa che custodisce 53 carte dipinte, inserite negli sportelli dei monumentali armadi. Esse ci offrono una dettagliata rappresentazione di terre e mari, noti ai tempi di Cosimo I, impreziosita da una miriade di iscrizioni dorate, raffiguranti artigli, imprese medicee e creature anche fantastiche. All'epoca dei priori la sala però non esisteva, ma quando Cosimo I de' Medici si trasferì nel palazzo, volle creare un luogo dove si potessero custodire tutti i beni mobili della corte. Questo ambiente fu creato da Giorgio Vasari per assolvere la duplice funzione di stanza principale della guardaroba e sala di cosmografia. Il progetto di allestimento della nuova sala, elaborato dal Vasari con la collaborazione del cosmografo Fra Miniato Pitti, successivamente vi lavorò Ignazio Danti, al quale successe infine Stefano Buonsignori. Prevedeva nel soffitto delle pitture con costellazioni e lungo le pareti armadi lignei con tavole di geografia, sulle ante immagini della fauna e flora dei rispettivi territori invece alla base. Al di sopra di questi dovevano trovarsi dei busti di principi e imperatori e 300 ritratti di uomini illustri, quella che oggi è conosciuta come la collezione Gioviana degli Uffizi, che troviamo nei corridoi della galleria. Nel mezzo della sala 2 grandi globi sarebbero dovuti apparire dall'alto in modo scenografico. Quello celeste sarebbe dovuto rimanere sospeso in aria, quello terrestre doveva calare fino a terra. L'idea di rappresentare in una stanza tutto il mondo conosciuto alla metà del Cinquecento rifletteva l'interesse di Cosimo per la geografia, per le scienze naturali, i commerci, celebrando allo stesso tempo il duca come dominatore dell'universo. Cosimo I era infatti interessato a presentare Firenze come una città cosmopolita e moderna, aperta agli influssi esterni e al sapere universale. Le scoperte geografiche furono favorite dal fatto che vi erano state recenti scoperte come la bussola, l'astrolabio, il solcometro, oltre alla caravella, che permetteva di sfruttare il vento con le sue vele, scegliendo una rotta ben precisa e non più utilizzando le braccia umane, oltre ad essere anche più piccola e veloce rispetto alle precedenti imbarcazioni. Il progetto rimase però in parte incompiuto. Dionigi di Matteo Nigetti creò gli armadi in noce dal 1564 al 1571, che avrebbero ospitato prima razzi e altri paramenti, poi oggetti in argento, oro e infine armi antiche. Delle 53 tavole geografiche, 30 furono dipinte dal domenicano Ignazio Danti e 23 dal monaco olivetano Stefano Bonsignori, distinguendosi principalmente per la diversa tecnica pittorica. Danti, infatti, simile alla pittura su carta e pergamena, realizzò le sue carte geografiche con iscrizioni, contorni e chiaroscuri delineati a inchiostro. Il Bonsignori invece dipinse con stesure coprenti a olio, proprio come facevano i pittori a lui contemporanei. Il mappamondo venne posto al centro della sala delle carte geografiche con i suoi 220 metri di diametro ed è il più antico globo di grandi dimensioni giunto fino ai nostri giorni. Il cosmografo Fra Ignazio Danti dipinse le meravigliose mappe che raffigurano il mondo conosciuto del tempo, inclusi i territori appena scoperti come l'America. Le mappe coprono i territori di ogni continente allora conosciuto e rivelano come era percepito il mondo a quel tempo. Tra le curiosità delle sale c'è anche il fatto che alcune di queste mappe sono state dipinte con evidenti imprecisioni e ingenuità. Se osservate l'attuale Niger, quella zona era nota sotto il nome di Agisimba, scoprirete che ci sono uomini senza testa e in altri luoghi creature fantastiche.
poiché mentre le coste erano conosciute, in territori interni non si erano addentrati e rispecchiano credenze e leggende dell'epoca. Dalla sala inoltre esiste un passaggio segreto che conduce attraverso un passaggio aperto ad una stanza segreta che permetteva di ascoltare ciò che avveniva nel Salone dei Cinquecento. In questo momento in Palazzo Vecchio c'è addirittura una mostra dedicata a Michelangelo, quindi non perdetevi le sue opere e in particolare potete osservare nella Gipsoteca il volto del Davide da vicino. Noterete che ha le pupille a forma di cuore. Mi raccomando, se vi piacciono le mie curiosità artistiche, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi un commento, un like e se avete voglia per sostenere il canale sottoscrivete una forma di abbonamento anche a partire da 1,99 € al mese. Vi aspetto alla prossima curiosità artistica. Ciao ciao!